Perché se sei creativo non puoi sbagliare né direzione né strada nella tua vita. Perché se sei creativo, virgola, trovi le soluzioni a tutto, virgola, zio Sbrec, punto. Perché se sei creativo senti le cose prima degli altri e non ti frega più nessuno. Prova a pensare a quella cosa, situazione o forse anche persona che rappresenta la creazione con la quale tu hai avuto a che fare più spesso nella tua vita. Prova a guardare a destra, a sinistra, sopra e sotto e rimarrai sorpreso nello scoprire che la prima persona che rappresenta la creazione con la quale hai avuto a che fare dal momento in cui hai messo il piede su questa terra fino a quando te ne andrai, sei proprio tu, solo che spesso non lo sai, non lo sappiamo. Già, perché i tuoi genitori sono due elementi, uno che arriva da una direzione, uno che arriva da un'altra direzione, che si sono incontrati e che hanno creato qualcosa di completamente nuovo, e questo qualcosa di nuovo è la creazione al 100%, perché gli esseri umani rappresentano proprio per DNA, tu hai nel tuo DNA al 100 per 1000 per 1.000.000 la creazione, fatto sua immagine e somiglianza. E qui non c'entra niente la religione, perché spero che tu creda, convenga con me che non siamo derivati dalla evoluzione della scimmia, che ci siamo cavati tutti questi peli e che quindi non siamo nati dal Big Bang, ma che siamo veramente un prodotto perfetto, la creazione. Quindi non utilizzare qualcosa che hai dentro il tuo DNA è come avere la Porsche nel garage, hai speso tantissimi soldi e non apri mai quel garage perché hai paura e non giri mai con la tua bellissima Porsche. Quindi mo arriviamo al sodo. Ci sono 3 passi, 3 soluzioni semplici, perché poi ce ne sono delle altre, ma quelle più semplici per tirare fuori questa creatività che abbiamo tutti. Non ce l'aveva solo Leonardo, Michelangelo o altri, ce l'abbiamo tutti, solo che loro avevano capito alcune cose che noi invece spesso non vogliamo capire perché siamo decoccio. Quindi 3 soluzioni molto semplici, 3 step molto semplici per tirare fuori la tua santissima creatività che è lì che trabocca e che ti salverà la vita in moltissime situazioni, soprattutto oggi che è arrivata la IA, che non è io l'asino, ma che è l'intelligenza artificiale, che creerà grossissimi problemi. Ma lasciamo da parte la IA o la AI. Soluzione numero 1, e lo faccio cavandomi questa maglia, ma non perché voglio fare lo strip tease 9, ma perché si parla del colore. Ok, colore. I colori sono parte integrante della nostra vita. E anche qui tralasciamo alcune teorie su quello che noi vediamo colorato, perché eccetera eccetera. Comunque sta di fatto che nella nostra vita quotidiana, quando noi, dal momento in cui noi ci alziamo a quando andiamo a dormire, noi vediamo i colori ovunque, e il colore ha un significato super fondamentale, super importante per fare sì che la tua anima, e anche qui non stiamo parlando prettamente di religione, ma la tua anima si connetta con sopra, e per connettersi col sopra tu devi scegliere un colore che è il tuo colore. Quindi un suggerimento che ti do è: metti in pausa, oppure dopo che è finito il video vai ad aprire il tuo armadio, anzi prima di tutto guardi che colore hai indosso. Vai ad aprire il tuo armadio e se aprendo il tuo armadio, incasinato o meno, i colori che vedi ti fanno sorridere, sono i tuoi colori e ti stai connettendo e sei già sopra, anima connessa col sopra attraverso il colore. Se invece guardi il tuo armadio e fai oddio, ma non perché in confusione, perché i colori che stai guardando e come sei vestito tu non ti risuonano, allora devi cercare quello che è il tuo colore, e noterai che quando indossi il tuo colore, la tua creatività, il tuo sorriso, la tua faccia cambia
ti arrivano le illuminazioni, ti arrivano le idee, ti arrivano le soluzioni. Quindi o pausa subito o dopo il video ti guardi come sei vestito e apri il tuo armadio. Io questa sera ho questo perché uno dei miei colori è questo insieme al blu, e quando indosso questi colori mi cambia spesso la giornata e mi arrivano le illuminazioni. Non è che arriva dall'oggi al domani, ma è un processo. Io sono la Nob Fede e in questo viaggio di scoperta ti porto con me, ovvero andiamo insieme a vedere tutto quello che non ti hanno mai detto, o quello che ti hanno detto ma molto spesso in forma veramente contraria, per tenerti sotto, per non farti usare la tua energia, per farti stare su delle vibrazioni basse, quando invece tu sei nato e ti meriti di stare sulle vibrazioni alte, di essere realizzato, di riuscire a usare la tua energia nel migliore dei modi e a salvarti in tutti i sensi possibili. Da un po' di tempo il canale ha aggiunto anche la sua apposizione, credo di non dire questa parola da 20 anni, del mondo invisibile, ovvero quel mondo invisibile che è assolutamente qui presente in mezzo a noi. Molto spesso è un treno parallelo che non riusciamo mai a vedere perché va troppo veloce, non abbiamo messo gli occhiali a infrarossi giusti per poterlo decodificare. Benvenuto. Soluzione gradino numero 2 per tirare fuori la tua creatività che ti appartiene da sempre e che sta aspettando probabilmente di uscire, non ne può più. Ora, questo punto ti potrà inizialmente portare fuori pista, ma seguimi nel discorso perché è assolutamente tutto collegato. Dare. Sei una persona che dà nella vita, e qui non voglio utilizzare il verbo donare, altrimenti andiamo fuori pista, che già è molto dare. Sei una persona che normalmente dà nella vita, ovviamente senza tornaconto, quindi guardando sopra, sotto, destra, sinistra, se c'è qualcuno che ha bisogno tu dai. Perché è il dare? Perché tutte le persone che hanno utilizzato e che utilizzano la loro creatività stanno mettendo sul piatto per gli altri, stanno creando qualcosa, visto che loro sono il prodotto del creatore sopra, sono il creato, io, tu, il vicino di casa destra e il vicino di casa sinistra, che a sua volta crea, stanno mettendo sul piatto per gli altri le loro migliori virtù e stanno creando qualcosa per darlo agli altri. È chiaro che quello che crea e che quindi fa le porte, fa i pavimenti, fa le gonne, fa gli infissi, scrive un libro, fa un video, ha un tornaconto economico perché deve campare, ma quello arriva dopo. Quello arriva dopo, ecco perché spesso si dice non guardare i soldi arrivano dopo. Se tu stai facendo qualcosa che rappresenta la tua migliore virtù e lo stai mettendo a disposizione degli altri, tu stai dando qualcosa agli altri, la tua migliore virtù servita sul tavolo apparecchiato per i commensali. È chiaro, come ho detto, che poi c'è un tornaconto economico, ma il soldo arriva dopo, la creatività, il genio arriva perché tu stai dando qualcosa agli altri. Immaginati una sarta o un falegname che costruiscono con le loro mani cose che poi useranno le persone nelle loro case e useranno le persone che indosseranno durante la loro vita. Spettacolare, direi. Quindi, come prima, metti in pausa il video oppure appuntatelo alla fine o riguardalo. Tu sei una persona che dà nella vita, perché se pensi ancora di non esserlo, ci devi lavorare. Se invece lo sei già, e anche qui sei a buon punto e hai già superato il secondo livello, sempre che tu abbia superato anche il primo livello, quello del colore. Ecco un esempio super lampante che mi sono dimenticata di fare. Jesus Christ, ok? Quanto ha dato lui senza nessun tipo di tornaconto,
ok? Dopo 2000 anni siamo ancora qui a ricordarci di lui. Lì sì che era donare, che era un livello evoluto del dare, ma la similitudine, il concetto spero che ti sia assolutamente passato. Numero 3, dai che ce l'abbiamo quasi fatta. Questo io lo chiamo, o questi io li chiamo i due non sensi, ovvero occhi chiusi, orecchie tappate, riuscire a percepire quello che hai intorno, il che vuol dire essere diventati sensitivi, il che vuol dire che non sei un medium, ma che hai assolutamente tirato via, lasciato andare via, fatto pulizia di tutto quello che non c'entrava niente con te, via, case, città, familiari, amori, lavori, quindi sei assolutamente puro perché sei il prodotto del creatore, sei assolutamente puro e quindi sei in grado a occhi chiusi e a orecchie tappate di percepire esattamente quello che è intorno a te, e quando riesci a fare questo e quindi a filtrare tutto è come se tu fossi su questa terra, perché sei su questa terra, dimmi se invece sei su Marte, che vengo a trovarti, veniamo a trovarti, dai, scherzi a parte, sei su questa terra, ma sei nella dimensione della terra, in quel tipo di terra in cui non ci sono emozioni pesanti come invidia, gelosia, rabbia, ma la vera terra come dovrebbe essere, come spetterebbe all'essere umano di diritto, solo che l'essere umano poi incasina sempre molto bene tutto. Quello status quo in cui si è veramente illuminati, non quel tipo di illuminati, ma un altro tipo di illuminati, perché si è direttamente in comunicazione diretta con il creatore che sta sopra. Probabilmente i grandi che ho citato all'inizio come Michelangelo, Leonardo avevano adottato questa strategia di liberare qui completamente tutto, perché quando liberi qui completamente tutto la tua zona di genio esplode e quindi la creatività esplode. Devi fare esplodere la tua creatività, esattamente come succede poi quando sei in orizzontale con il tuo partner, è più o meno la stessa cosa. Non è un caso che i compagni, i partner, prova a pensarci più creativi, sono probabilmente quelli con cui in orizzontale ti sei trovato o trovata meglio. Se in questo video hai imparato qualcosa di nuovo, anche una cosa piccola così, se questo video ti ha fatto fare un link, se questo video ti ha strappato un sorriso, puoi mettere ai like, così facciamo vedere a YouTube che è un video interessante. Puoi scrivermi che cosa ne pensi tu, se sei una persona creativa o non creativa, e se ti piacerebbe scoprire come buttare fuori e far esplodere al massimo la tua creatività. Lo puoi scrivere nei commenti, ti puoi iscrivere al canale, in descrizione trovi i miei contatti, la guida gratuita di Miss Beirut, la guida che aspettavi da sempre, e alcuni sconti sugli oli essenziali che ci aiutano sempre. Ci sono altri step, altri gradini o un ascensore, se vogliamo dirlo così, veloce, per riuscire a capire come si fa a far esplodere, tirare fuori la tua creatività. E se riesco, spero che nel momento in cui tu guardi questo video possa trovare una mini guida che riassume quello che hai visto adesso e anche qualche cosa di più per approfondire questo argomento, sempre se ti interessa far esplodere la tua creatività che ti appartiene da sempre e che ti salverà sempre. Credo poi che per un italiano che è cresciuto con
il 90% dei genitori che creavano qualcosa con le loro mani. È vero che si può creare qualcosa anche con la propria mente, ma la vera creazione è quando si crea qualcosa di tangibile con le proprie mani. Quindi credo che per noi italiani, appunto, che siamo cresciuti con, credo, il 90% dei nostri genitori che fino agli anni, forse fino agli anni 90 creavano qualcosa, sia una spinta ancora più forte affinché noi, io, tu, sempre il vicino di destra e il vicino a sinistra di casa, continuiamo a creare, perché altrimenti sarebbe come eliminare e spazzare via il DNA italiano, che oltre a essere quello della creatività insito in tutti gli esseri umani, in quello degli italiani e in altre popolazioni è assolutamente spiccato, quindi sarebbe come spazzare via la nostra memoria. In più ci aggiungiamo il fatto che, come ho detto all'inizio, l'avvento di questa nuova tecnologia, che per molti versi è veramente molto utile, per altri versi lascerà veramente a casa moltissime persone, e ne stanno parlando in pochissimi, ma gli effetti ci sono già. Quindi se vuoi salvarti e far esplodere la tua creatività, che poi porta inevitabilmente il sorriso, ti consiglio di tirarla fuori, di provare a guardarti un po' dentro. Se ti interessano questo tipo di argomenti, di riuscire a diventare la parte migliore di te stesso, te stessa, e di imparare a chiedere aiuto dall'alto, perché a volte bisogna chiedere aiuto e citofonare o chiamare quel customer service, che è il numero più facile da sempre che esista e che rispondono sempre, sempre, sempre 24 ore al giorno davvero, e spesso ti danno una mano e ti danno la soluzione. Puoi guardare anche questo video.